Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi andiamo a provare questa. Ok? Tra l'altro questo ragazzi è il primo video con la GoPro, Il primo video con la GoPro. Io credo così a occhio che l'inquadratura sia molto più ampia, il che è meglio secondo me. Io vedo che arrivo più in basso e poi la qualità la vedremo insieme nel momento in cui andrò a montare il video, perché chiaramente ancora non ho provato. Comunque oggi ci andiamo a provare questo Royal Forest Shaving Cream della TOB. Fa parte sempre di quelle 12 creme che avevo comprato e che quindi piano piano ogni tanto vedrete nel canale. E prima di andare avanti, come al solito, mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica. Poi adesso sigla. E dopo la sigla ci andiamo a vedere il sito della TOB, così capiamo meglio di questo di cosa si tratta. Insomma, di cosa si tratta quando si parla di questo. Ok ragazzi, allora siamo sul sito di Taylor Old Bond Street, quindi TOB, è la prima volta che ci andiamo, però io credo che avendo dei campioncini, ancorché originali, e non il barattolo di sapone, anzi di crema, perché sono creme da barba, come esce dal negozio, insomma come lo comprano tutti quanti, io credo sia giusto farvi vedere che cos'è TOB. Vabbè, TOB la conosciamo, è una marca di livello secondo me medio-alto inglese, i cui prezzi sono più che accessibili e fa, come dicono loro, luxury shaving product, anzi luxury grooming product, quindi non si riferisce soltanto alla rasatura, ma anche poi dopo a tutto quello che è la cura del corpo dell'uomo, no? Comunque, se noi andiamo sulla barra di ricerca qui e scriviamo Royal Forest, no? Andiamo nella parte negozio e troviamo tutto quello che è inerente alla linea. Quindi la linea c'ha la shaving cream che andiamo a provare oggi. Come vedete il costo è veramente basso, questo è in sterline inglesi, comunque diciamo €1, via. Poi c'è la shaving cream in tazza da 150 grammi. Poi abbiamo un aftershave lotion, questo è il sample, quindi è quello piccolino, è quello la prova, insomma, il campioncino, che questo costa caro perché costa un campioncino praticamente €9 circa. Poi abbiamo i 50 ml, il campioncino comunque è un quinto di quello che è poi dopo il profumo, sono 10 ml, quindi si potrà usare varie volte, insomma, per finirlo. Poi c'è l'aftershave lotion che viene £29, poi c'è un aftershave cream per chi gradisce un dopo barba, un after che non sia alcolico, e poi c'è anche il deodorante stick, del quale personalmente non sono un amante dei deodoranti stick. Comunque fermiamoci a quello che andiamo a usare oggi. Andando a prendere scusate, ho cliccato sul punto sbagliato. Ecco, andando a prendere la crema da barba in tazza, sono 150 grammi e vengono praticamente €15, che più o meno è quello che poi dopo costa anche a noi, nonostante magari tasse importazione eccetera. Il packaging è quello tipico di TOB, la tazza è comoda, resistente, e praticamente andiamo a vedere le note della fragranza, no? Abbiamo, loro dicono, una fresca e mascolina felce, quindi una felce che apre il profumo con bergamotto e mandarino, intramezzati da citrus ozone, quindi sono note ozonate al limone, supportate da un floreale fruttato, un cuore floreale fruttato, che poi riposa su una base di legno e ambra, quindi è una bella, voglio dire, è una bella
profumazione complessa, no? E che secondo me adesso l'apriamo e vediamo com'è, ma insomma le premesse sono molto buone. Contiene olio di coriandolo, olio di geranio, lavandin grosso lemon oil, non so che cosa vuol dire, penso sia un tipo di limone, e poi olio di paciuli, olio di pino e olio, insomma, ragazzi, è un sapone ben fatto. Adesso ce lo andiamo a provare e vediamo com'è. Questo chiaramente è il sito di TOB originale, ma qui andate a comprare da qui, comprate dall'Inghilterra, in realtà lo trovate poi dopo, i loro prodotti li trovate su sostanzialmente qualsiasi negozio online di prodotti da barba. Se volete acquistarli tramite il link qui sotto, mi aiutate il canale a crescere. Ok ragazzi, allora visto il sito, qui sotto abbiamo il nostro Yaki che si è ammollato dentro acqua bella calda con la nostra ciotola di Pachamama, che è bella calda pure lei perché il grass mantiene il calore. E a questo punto, visto questa profumazione complessa di cui parlavamo, andiamo ad aprire, no? Andiamo ad aprire questa crema da barba. Una volta aperta gli diamo una bella annusata e caspita, questa si fa sentire. La riponiamo nella ciotolina e andiamo a aggiungere un po' d'acqua, e andiamo con il montaggio. Oh, guarda quanto è bella questa ciotola, e quanto è bello che finalmente ho una camera con un angolo, no, sufficientemente ampio, senza dover montare quella lente extra che praticamente mi andava poi dopo a rendere tutto, era difficilissima da allineare su quell'iPhone. Quindi tra l'altro adesso c'ho una camera in più e quindi con l'iPhone ci potrò fare altro, il che non è per niente male. Ora io voglio fare una prova, oltretutto ad avvicinarmi, per vedere più o meno a che distanza poi dopo perde il fuoco questa macchinetta, questa videocamera. Oh, guardate ragazzi che meraviglia, guardate che meraviglia. Il montaggio è uno spettacolo. Ci andiamo a sciacquare il viso. Lo lasciamo umido. Questo lo appendiamo qui. Oh, vi volevo dire tra l'altro, voi vedete sempre questo asciugamano rosso, no? Dici, minchia, ma questo non lo cambia mai l'asciugamano. No, in realtà ne ho una marea di questi asciugamani rossi perché me li hanno regalati quando mi sono sposato e quindi piano piano andiamo a smaltimento. Ok? Un pochino di prebarba, il giusto. Il giusto. Eccoci qua. Poi io mi sono accorto di un'altra cosa, no? Mentre in questi esperimenti che faccio con voi, facendomi la barba pubblicamente, mi sono accorto che
se lascio il pre-barba, se non mi pulisco bene il pre-barba, poi quando vado a fare così la pelle scivola e quindi non tendo niente. E allora ho deciso di starci un po' attento. Questa, ragazzi, rispetto alle altre TOB che ho provato, forse è quella che mi piace di più dopo l'Eton College. La profumazione è molto fresca, quindi va bene per questo periodo, va bene anche per l'estate, poi per carità va bene anche per l'inverno. Secondo me le profumazioni quando vi piacciono vanno bene sempre, però insomma quello che voglio dire è che la profumazione è complessa, i legni si sentono sotto sotto, diciamo a fine annusata, no? La felce la fa da padrone e poi dopo arriva tutti questi agrumi che insomma ci fanno piacere. Adesso scusatemi, ma mi sono dimenticato di prendere le lamette, quindi a meno che non vogliamo farci la barba senza niente, mi tocca andarla a prendere. Oh, eccoci qui. Richiudiamo qui la porta e torniamo a noi. Che lamette ho preso? Le Nasette. Le andiamo a provare perché ero proprio curioso di questa lametta e quindi la voglio provare. C'è una marea di colla. La sciacquiamo, Oh, e su che rasoio la montiamo? Sul Lenson Shaving rosso, quindi addirittura quello meno aggressivo dei due. Perché? Perché oggi è una sbarbata veramente easy, tranquilla. La barba non è lunga. Perché no? E andiamo a vedere come si comporta questa TOB. E anche la Nasette come si comporta, Allora, meccanicamente è come tutte le altre TOB, estremamente protettiva, scorrevole al punto giusto, ma in questo caso particolare profumatissima. Io con le TOB vi racconto che ho fatto amicizia, ossia le ho conosciute proprio quando mi sono avvicinato, no? Al mondo della rasatura tradizionale, e quindi ho preso la Sandalwood. Mo io all'epoca non avevo nemmeno idea del fatto che esistessero milioni di profumazioni diverse e di saponi diversi. E quindi questa Sandalwood della TOB per me era il top, il non plus ultra. Il che non è completamente sbagliato, nel senso che è un ottimo sapone da rasatura, un'ottima crema da rasatura. Sa crema, perché è una crema, non è un sapone. È un'ottima crema da rasatura, però poi dopo ho scoperto altre profumazioni e fino ad oggi della TOB quella che più mi era piaciuta era l'Eton College.
tant'è che ne ho usate poi 2 o 3 scatole addirittura nel corso del tempo. Però vi dico che oggi questa Royal Forest fa vacillare le mie convinzioni. Ovviamente come sempre l'Anson, comfort di rasatura spaziale, eh? E quindi è una bella accoppiata secondo me quando un sapone ti soddisfa e poi dopo c'hai un rasoio che ti soddisfa e una lametta che si sta comportando benissimo secondo me, nonostante non sia una ricoperta, perché questa qui è una stainless, quindi forse diciamo un po' più adatta, è adatta a tutto. La lametta vi deve piacere, io adesso no, non voglio avere una disquisizione e neanche far arrabbiare nessuno, però secondo me la lametta ti deve piacere, il rasoio ti deve piacere e il sapone da barba ti deve piacere. Detto questo, è palese, o meglio, è noto ai più che le ricoperte tendono ad essere usate per le barbe corte, quindi barbe di tutti i giorni, perché risultano meno aggressive. Invece le stainless, quindi acciaio inossidabile, e non ricoperte, vengono utilizzate per le barbe più lunghe perché comunque menano un po' di più. Questa qui, abbinata a un rasoio estremamente gentile come il Lanson Shaving, vi dico che si comporta benissimo. Che poi probabilmente la potremo abbinare anche a un R89, a un che ne so, che vi dico, a un Edwin Jagger o addirittura un King Camp della Gillette, no? Avendo poi dopo un risultato accettabile.
Poi mi dovete dire, quando commenterete questo video, mi dovete dire cosa ne pensate di questa camera, perché io ero molto indeciso su se prenderla o meno, in quanto nei vari io ho visto varie recensioni, ovviamente è un action cam, quindi per la parte vlogging, no, non era tra le più consigliate. Però io vi dico che secondo me, dopo lo studio che ho fatto e comunque per quello che devo farci io, ha un risultato ottimale con una spesa forse più bassa rispetto a delle Sony mirrorless. Molto bene. Allora, la sbarbata io l'ho fatta. Il comfort di rasatura tra rasoio, crema da barba e lametta, forse abbiamo trovato un giusto, no? Un giusto setup, che anche questo, voglio dire, potrebbe essere meramente questione di fortuna, però a me diciamo che mi è piaciuto parecchio. Il comfort è ottimo, poi considerate che io l'ultima volta, l'avete visto, mi sono sgarrato tutta la faccia, quindi oggi volevo volevo essere un pochino più comodo. Bene, che vi dico? La TOB mi è piaciuta come sempre, a me piace, poi io noto che quando carico i video sulla TOB, sulla Taylor of Old Bond Street, spesso e volentieri non ho un ritorno né di visualizzazioni né tempo di visualizzazione molto elevato, però ci sono due opzioni a questo: o non vi piace proprio, oppure la conoscete così bene che secondo voi non vale la pena di approfondire. A mio avviso, guardate, qui è bellissimo, cioè guardate, non si è seccato nemmeno un po', sì che di acqua ce n'avevo messa, guardate qui, sì che di acqua ce n'avevo messa tanta, ma ha fatto una bella schiuma densa. La profumazione, vi dico e vi ripeto, che è esattamente come è descritto nel sito, ma soprattutto probabilmente una profumazione degna di richiedere il possesso anche dell'after. Io oggi ho usato il Profumi di Napoli, che insomma ormai lo conoscete se seguite il canale, però perché no, questa avrebbe potuto essere
accompagnata benissimo dal suo after, che sia alcolico o meno. La crema da barba lascia la pelle molto molto fresca, idratata, perché qui è proprio bella idratata. Che vi dico, per me è promossa a pieni voti, nel senso che adesso me la compro in ciotola pure, perché questa mi è piaciuta. E anche per oggi è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!